No, nel senso sì, facevamo le cose per passione, nel senso non si è mai pensato ai soldi, ma solo a cercare di spingere lo snowboard e la nostra passione, certo. Bentornato sul mio canale, questa è la seconda di 11 puntate in cui racconterò la storia dello snowpark del Mottolino, e la voce che appena sentito è quella di Lele Della Fonte, che è uno dei personaggi principali di questa storia, è stato uno dei padri fondatori del nostro snowpark. E se non sai di che cosa sto parlando, c'è un problema, e io so anche da dove nasce questo problema, ovvero probabilmente non sei iscritto al canale. Quindi io ti lascio 3 secondini, sempre i soliti, per iscriverti al canale qui sotto, anche perché potrai rimanere aggiornato per tutte le puntate a venire, ne vale la pena, fidati. Quindi 3 secondini, vai. Allora, tema della puntata di oggi: i primi anni dello snowpark di Mottolino. Oggi in particolar modo ti voglio parlare del mood dei tempi, che era un qualcosa di assurdo, e dei protagonisti di questa storia che hanno dato il via allo snowpark di Mottolino. Non ti parlerò delle prime gare organizzate, degli sponsor e delle collaborazioni che hanno aiutato la crescita dello snowpark. Per parlare di queste cose ci sarà tempo più avanti, abbiamo tempo. Oggi invece voglio farti respirare il clima di quegli anni e raccontarti la storia di chi ha contribuito a creare quell'atmosfera a metà degli anni 90. Ora, è chiaro che ruotava tantissima gente attorno allo snowpark e purtroppo non posso nominarli tutti, per cui quando ho studiato e ragionato questa puntata ho dovuto per forza di cose escludere qualcuno. Mi dispiace, andava fatto perché altrimenti diventava una docu-serie di 7 miliardi di episodi. Quindi adesso riavvolgiamo il nastro e andiamo al 1994. Lele Della Fonte è un ragazzo livignasco di 22 anni con 2 grandi passioni: lo snowboard e creare video. È proprio la sua passione per lo snowboard che lo spinge a trovare un accordo con Mottolino per creare il primo snowpark, che poi ai tempi non si parlava di snowpark, si parlava di halfpipe e, se possibile, un salto. Il suo lavoro però non consisteva solo nel costruire, coordinare, eccetera eccetera, ma includeva una grandissima parte di manutenzione, trovare gli shaper, cosa per niente facile a Livigno ai tempi. Io lavoravo alla TV locale Telemonteneve qua di Livigno, sono andato a Santa Caterina per riprendere una gara di snowboard e lì ho visto questo ragazzo con biondo ossigenato che soprannominavano Pannocchia, che era veramente una persona estrosa. Ho detto, cazzo, questo è veramente un personaggio. Poi l'ho conosciuto e lui mi ha detto, cavolo, io vorrei fare un video, far vedere un po' quello che faccio, insomma, per farmi vedere, per farmi notare. Ho detto, va bene, proviamo a fare questo video. Ho chiesto la telecamera alla televisione locale, mi ha detto sì, usala senza problemi. Era una, fra parentesi, me la ricordo ancora, Mini DV. No, c'era già la Mini DV? No, secondo me era Super 8. Montenegro aveva 2 telecamere, quella grossa, Super VHS, e una un po' più piccola perché c'era la cassettina grande così, tipo simile al Mini DV. E abbiamo fatto questo primo video da 13 minuti con lui e i vari rider che c'erano nella zona dell'Alta Valle, quindi Michele Toniatti, degli amici, e Max Perotti chiaramente. Da lì insomma è nata un po' la passione di fare anche dei video dedicati al nostro sport. Da lì è nato un po' tutto. L'anno che sono andato a riprenderlo io era arrivato terzo o quarto, fra parentesi aveva preso una rincorsa della Madonna, era caduto al primo salto, alla prima uscita. Siccome era a casa sua, Santa Caterina più o meno era a casa sua, ho detto adesso faccio vedere io chi sono. Ha preso una mega rincorsa, boom! Abbiamo fatto delle riprese nel pipe qua a Livigno un paio d'anni dopo. Lui si era vestito elegante da cameriere con la camicia e così, e poi c'aveva un dito rotto, c'aveva su questa stecca. Allora ti vedo su questo qua che faceva questi trick, ma non poteva grebbare perché c'aveva sto coso qua, faceva ghignare da ridere, era un personaggio allucinante. I'm in the light at the end of the tunnel. Paper stacks, yeah, I got them in the bundles. Harry Potter breaking bread with the muggles. They said I wouldn't make it, now they looking puzzled. They said I wouldn't take it, I to go and hustle. Get the bag, it ain't never getting fumbled. In the jack, but we came up from the bottom. Through the cracks, let the light pour in. Have a blast, let the drinks pour in. Take a risk like it's a short thing. Going in, yeah, I'm going all in. Getting flued out, yeah, you can bring a friend. Dive right in, let's go. Move forward and dip in your toes. Let the rhythm take control. Ecco, lui è Pannocchia, Walter Rodigari, che vabbè, al di là della mega facciata che si è preso, che però ci sta, era uno dei rider in assoluto di riferimento. Pensate che si trasferisce a Livigno a dicembre del 93 e ci arriva come campione italiano. Lui ha vinto il tour generale, quindi la generale di Coppa Italia, quindi avere lui allo snowpark era veramente tanta roba.
Ovviamente Walter non era l'unico ad aiutare Lele a costruire lo snowpark, perché soprattutto per il pipe c'era bisogno di tanta forza lavoro e tante braccia. C'erano altri rider, altri local che lo aiutavano, e i ferri del mestiere erano Badile e, signore e signori, il ferro del fieno. Eccolo qua. Questo si usava, o meglio, si usa ancora per tagliare il fieno in fienile, ma nel 1994 si usava anche per tagliare le pareti del pipe. Questa cosa ha dell'incredibile, ma effettivamente veniva utilizzato per quello. E dico la verità, tenendolo in mano capisco anche il perché sono arrivati a questa cosa qua, perché è super affilato e può tagliare così le pareti del pipe. Incredibile. Tra i rider che aiutavano Lele con la manutenzione, lo shaping del pipe, c'era anche Chicco Ciapponi. Allora, io posso provare a spiegarvi chi è Chicco, ma non so se renderebbe l'idea. È molto meglio se vi faccio vedere chi è Chicco, ma soprattutto chi erano Chicco e Walter insieme. Ecco, i due folli che hai appena visto sono Walter Rodigari, quello con il berretto rosso, e Chicco Ciapponi. Quindi, se mi chiedi chi è Chicco, posso solo che risponderti che Chicco è un pazzo furioso. Ed è anche il mio vicino di casa, tra l'altro. Chicco era in assoluto il più giovane di tutti, di fatto ha iniziato a snowboardare o a saltare con Walter e è diventato un atleta di tutto rispetto, cioè Chicco ha fatto dei super risultati anche in Coppa del Mondo, quindi veramente un signor atleta. Ma quindi perché ti sto dicendo che era un pazzo furioso? Perché quando ci siamo incontrati per parlare di questo progetto, Chicco ha esordito così. Però mi ricordo proprio che stavamo su, facevamo l'ultima risalita a Mottolino, ci fermavamo su al meeting, birretta, e poi facciamo Wolf, giro in fresca, e quasi sempre ci fermavamo lì allo sgabbioccio del pipe, appunto perché dentro c'era una stufetta, la accendevi, era grande come un armadio, e una volta Lele aveva dimenticato lì le chiavi, non so chi fa, cazzo, ha dimenticato qua le chiavi, Lele, quali chiavi? Abbiamo detto niente, abbiamo tenuto in tasca, Lele probabilmente ne aveva un paio di score, se non ti so dire, comunque, e sti qua, oh ma dove vado a dormire, oh, dove cazzo vuoi andare a dormire a Capodanno? Io all'inizio ho detto, guarda, lì al posta c'è il bancomat. Raga, cioè, io non avevo da ospitarli, se no li avrei anche ospitati, no? Avevano provato ad andare al bancomat, però il bancomat era freddo perché comunque continuava a entrare gente, allora mi avevano chiamato, forse, se non mi ricordo come era andata. Io ho detto, guarda, dove siete? Qua, tieni, su lì c'è la stufetta, erano andati su, uno sopra il tavolo, uno sul pavimento, infatti quello sul pavimento era crepato di freddo, quello sopra perché sai il caldo sta la storia. Ecco, vedi, questi aneddoti e queste storie sono quelle cose che ti fanno davvero capire qual era il mood allo snowpark in quegli anni. Era davvero un gruppo di amici che al Mottolino ha trovato il suo posto. Vabbè, quando parti a fare uno sport comunque nessuno pensa ai soldi, ma si pensa fondamentalmente al divertimento, cioè non è che... c'è quello spirito, no? Cioè, che ti dici dai, andiamo a fare la gara lì, troviamoci lì, andiamo di là, ma non pensi assolutamente agli sponsor o soldi. Sono cose che ti vengono dopo perché cominci a viaggiare, vedi che spendi dei soldi, a un certo punto dici ma troviamo una quadra. Beh, anche lì comunque, cioè, effettivamente, cioè, la prima volta che abbiamo avuto gli sponsor grossi è alla fine 99-2000 o cos'era, cioè fino a, non so, 98-99 non è che si pensava anche a spingere le cose, cioè nel senso noi pensavamo a divertirci e a fare le cose in una determinata maniera. E tra le cose di cui non ti ho ancora parlato c'è lei, la Renault Laguna. Noi intanto ci vediamo al prossimo video, grazie per aver guardato, ciao! Delle prime gare organizzate, e non mi ricordo più cosa devo dire dopo, e anche, aspetta, che hanno reso lo snowpark, ma perché devo dire sta cosa qua che non è vero? Bravissimo Ian, grande. Non ti parlerò delle prime organizzate. No. Dai, vai, che è il compleanno della Chiara domani e non ci sono. Che hanno dato a rendere no, perché com'è che ho chiuso la frase e raccontarti la storia? Ah, ma ho saltato tutta la cosa allora. Quindi, riavvoggia e il filmmate. No?
riponiamo l'attrezzo. Minchia, taglia di brutto comunque. No, aspetta. Ma sì, un po' di... ma sì, dai. Dove c'è l'aereo? L'aereo, quel dosso lì si chiama Mottolino. Ah, vabbè, così. Se vi interessava saperlo.